Allora Giulio, non siamo qui per fare i molliconi ed è la terza volta che proviamo a fare questa benedetta intervista. A riprova della nostra competenza. Eccezionale competenza, sì, va bene. Allora perché siamo qui Giulio? Dunque siamo qui perché abbiamo scovato questa interessante storia, secondo noi, presso lo stand della Vivid, di un ingegnere italiano che lavora in Vivid, cioè la nostra amica Gresia Baco. Chi te lo fa fare di lavorare in Vivid? Questa è la prima domanda. Ottima domanda, diciamo che è andata un po' così, ho mandato il mio curriculum per mail a diverse aziende e Lawrence mi ha risposto e mi ha detto dopo 2 giorni vieni a lavorare per me. Ok. Quindi, e tu che formazione hai? Ho studiato ingegneria dell'automazione a Bologna in triennale e poi sono andata a Milano al Politecnico e ho studiato Music and Acoustics Engineering. Quindi dalla triennale diciamo ho capito che automazione non faceva per me, ma volevo comunque tenere le mie competenze ingegneristiche che avevo acquisito nel corso di 3 anni. Volevo semplicemente applicarlo ad un campo che mi appassionasse di più, no? E chiaramente quello della musica, dell'acustica è un campo eccezionale e diciamo mi sono ritrovata nel mondo dell'hi-fi quasi per caso, appunto perché ho cominciato a lavorare con Vivid, ma Lawrence è una persona eccezionale, quindi sono stata molto molto fortunata. Posso farti una domanda? Allora, è il primo Monaco high-end che fai tu, no? Che te ne pare del mondo dell'hi-fi? Diciamo che tutti cercano di arrivare alla perfezione, no? C'è chi ci prova per amore, c'è chi ci prova per vendere. Sicuramente a Vivid la gente, Lawrence, lavora per arrivare alla perfezione per amore della musica, per amore proprio della perfezione nell'ambito audio e penso che si veda comunque nel nuovo prodotto, è un po' la condensazione di 20 anni veramente di ricerca e sviluppo, quindi sì, sono molto contenta di essere qua, non pensavo fosse un evento così grosso, così affollato. Esatto. Sì, bella, è un evento gigantesco, sì, è il più importante in Europa. Sì. Senti, e tu in Vivid ti occupi di cosa? Cioè, com'è la tua giornata tipo di lavoro assieme a Lawrence? Sì, diciamo che il mio task principale è modellazione degli elementi finiti, quindi io cerco di realizzare a computer ogni idea pazza che viene in mente a Lawrence, a partire dai magneti che utilizziamo, la forma del diaframma, e cerchiamo di ottimizzare le performance di ogni... Perdonami, Lawrence si presenta da te come uno schizzo? Con un'idea. Con un'idea, ma rappresentata su carta, su computer? Solitamente su carta. Su carta, quindi proprio old style. Vecchio stampo, sì. Ok, sì, quindi lui ti dice questo è il disegnino, pensavo esatto, di fare... modellalo, fammi vedere cosa succede. Ok. Sì. Con che software lavori? COMSOL. Ok. Sì. Quindi è una sorta di software che ti permette anche, una volta realizzata la forma, di vedere come reagisce a determinate sollecitazioni. Questo magari è una cosa che i nostri ascoltatori forse non sanno, cioè il livello di simulazione che può essere fatto sul singolo pezzo prevede la simulazione dell'oggetto in funzione, diciamo. Sì, cioè ne testiamo design diversi, materiali diversi e vediamo un po' cosa succede. E quindi tu ti sei fatta un'idea di che cosa influenza di più il suono rispetto alla forma? In che senso? Nel senso quanto una forma può influenzare il suono? Assolutamente, infatti quello che abbiamo introdotto con Noia, cioè l'anello di fibra di carbonio del C100, veramente diciamo spinge la break-up frequency veramente in alto, quindi quello che io dico nella mia presentazione è che noi non abbiamo bisogno di dare voce ai nostri speaker perché si muovono in modo pistonico, cioè si muovono senza deformarsi nelle frequenze in cui devono operare. Quindi è quello il segreto in realtà del suono più puro possibile, che tu cerchi di dare una finestra che è più chiara possibile in quello che è la musica o la performance che vuoi ascoltare, senza colorare il suono. E senti, ma tu una curiosità che ho, tu quindi hai fatto parte anche degli ascolti delle Moia, quindi tu le hai ascoltate man mano che sono cresciute?
No, perché in realtà vengono prodotti in Sudafrica, quindi purtroppo io ho ok. fatto parte della ricerca e dello sviluppo, Ok. ma poi Lawrence andava ogni 2 o 3 mesi. In Sudafrica a fare il fine tuning. Esatto. Ok. Sì, sì, Senti, e in questo caso mi metto il cappello da architetto che sono. Passare all'incontro con lo speaker finito, che effetto ti ha fatto? Mi sono emozionata. Ti sei emozionata? Mi sono emozionata perché ovviamente vedere dei rendering su uno schermo è una cosa, ma poi quando la vedi dal vivo. E la senti suonare? Mamma mia. Sì. E quando è successa questa cosa? Qui? L'altro ieri. Ah, l'altro Sì, ieri? Sì, sì, sì. Sì. Fantastico, È fantastico. stato molto emozionante, sono contentissima del risultato, contentissima per Vivide, penso che sia un risultato insomma, che ci meritiamo dopo 20 anni. Sì. Senti, un consiglio a un giovane che finisce la scuola, si appassiona al mondo della riproduzione e vuole tentare una carriera nel mondo dell'audio? Non aver paura. È il consiglio che darei per qualsiasi cosa, ma veramente non aver paura. Alla fine i problemi mentali che ci facciamo sono veramente tutti nella nostra testa. Se vuoi fare qualcosa, fallo e basta. Sì, questo è un Provaci. insegnamento Provaci. di vita, diciamo che c'è. Davvero. Sì. Tu per lavorare con Vivid ti sei trasferita? Mi sono trasferita Quindi sei di base a Brighton. A Brighton, ok. Perfetto. Senti, grazie mille. Grazie mille a voi. Complimenti. Grazie. Complimenti, salutiamo i follower di Audio 2G, ciao, e Ciao. mi raccomando seguiteci, subscribe, campanella la mettiamo su questo Ma video, sì. ma sì. Ciao. Ciao. Ciao.